ancora bella calda perché l'ho levata ora, diciamo, dalla affumicatura. Guardiamo, il pane è caldo. Cari signori e signore e bambini e anziani come me, oggi andiamo a fare il guanciale affumicato. Praticamente è uno dei salumi più in voga, più usato per mille ragioni, perché con il guanciale ci si fa mille cose, vedete bene, la carbonara, la gricia, si può servire così senza niente con il pane, si può fare mille ricette e io credo che sia una cosa che tutti noi e voi dobbiate imparare, anche perché è molto molto semplice, nel senso non ha bisogno di tantissime attenzioni, solo 2 o 3 accorgimenti e basta. L'affumicatura perché gli darà un sapore in più, gli darà. E poi cercherò di fare un'affumicatura molto semplice che ognuno di voi a casa la potiate fare. Potiate non si dice, comunque avete capito. Ok, vi ricordo di mettermi bip bip, campanellina, tutto quanto. Ok, seguitemi sempre, shareate i miei video e diciamo, molti ho visto che tante persone mi stanno facendo delle domande e non sono neanche iscritti al canale. Fatevi la gentilezza, iscrivetevi in maniera che vi date anche una mano nel crescere, no? Io vi do una mano nelle mie, diciamo così, nozioni e voi mi date una mano iscrivendovi al mio canale. Grazie, bip bip. Voilà. Oggi ho visto che vanno un po' di moda questi effetti. Vabbè. Allora, andate dal vostro macellaio, fatevi dare il guanciale, io vi consiglio già di farvelo già tagliare e rifinire. Ok, rifilare, scusatemi. Io ci lascio un pochino il pelo, vedete sopra un pochino ce lo lascio, non lo sto a togliere tutto, perché il guanciale fa un pochino più effetto col pelettino sopra, anche a vederlo. Comunque se voi volete prendete semplicemente un accendino e gli levate tutto il pelo. Guardate che bellezza che è. Ok. Sono un po' contro luce, il mio amico Marco si incazzerebbe. Allora, cosa facciamo? Ciotolina. Andiamo a metterci sale. Ci vuole il sale grosso. Stamattina non ce l'avevo. Ho fatto col sale fino. Non è uguale, però stamani in onor di camera ho fatto così. Quantità, qui non c'è una quantità, qui dovete ricoprirlo bene bene bene. Dovete coprirlo bene, quindi ci andrò a mettere anche un pochino di pepe, perché quando il sale entrerà dentro anche, diciamo, un pochino di sapore. Ci andrò a mettere un po' di spezie, quelle per norcini, in questo caso la mia è la droga Torino, ma ce ne sono tantissime, ce ne sono, se voi andate sui canali principali, droghe per norcini, ne trovate quanto vi pare, e se no metteteci quello che volete, potete anche metterci soltanto il sale in questo momento e poi il resto lo mettete dopo. Massaggiate bene, questo è importante, sta cosa. Massaggiate almeno una decina di minuti, che tutto lo ricopro bene bene. Ok, quando è così, io l'ho fatto in onor di camera, non ho massaggiato tanto, però continuate, poi dopo continuate. Ora cosa faccio io? Lo vado a mettere o in un posto fresco o lo ricopro così con un cencio, sapete, no? Cencio dice mai di straccio. Ok, lo ricopro con un cencio e lo vado a mettere in questo caso in frigorifero. Ok, in frigorifero deve rimanere, questo qui è un pezzo, sarà 400 grammi, sarà, che insomma deve rimanere, lo faccio rimanere in frigo
un 3 giorni. Se voi avete un pezzo un po' più grosso, vi consiglio invece di 3 giorni, magari 4-5. Ogni giorno è importante che voi veniate qui, lo girate. Se c'è tanto liquido, perché questo qui, il sale cosa fa? Estrapola il liquido in eccesso che c'è nella carne, liquido che in questo caso è sangue, perché altrimenti quando poi andiamo a fare la nostra, diciamo, maturazione, se c'è il sangue dentro o liquidi vari, marcirà e non andrà a buon fine. Per questo viene fatta questa operazione con il sale. Comunque, se c'è un po' di liquido, lo legate, venite qui, lo rimpastate un pochino, lo rimuovete e lo rinfilate dentro. Così ci aggiorniamo fra circa 3 giorni. Comunque esattamente ve lo scrivo dopo sotto il tempo preciso. Per la cronaca sono andato a prendere il sale grosso, se no altrimenti giustamente mi criticavate. Sono passate 8 ore, ok. Vedete il liquido che sta facendo? Ha cominciato a fare. Ora iniziate a vedere un po' di più, dopo 24 ore iniziate a vedere un pochino più liquido. Comunque rimettiamolo in frigolo e ci aggiorniamo. Voilà, sono passati 4 giorni. Guardate tutto il liquido che ha perso, guardate qui. Vedete? Ok. È dura, no, sempre morbida. Ora leviamo il sale in eccesso. La camera un po' storta. Andiamo a togliere il sale in più. Guardate qui. Ok, mettiamolo qui. Poi per non sporcare tutto prendo un altro contenitore. C'è chi lo sciacqua col vino, chi con l'aceto, chi non lo sciacqua. Io prendo un po' di vino, un po' di vermentino, gli do una bella lavata, via il sale in eccesso. Ok, poi lo asciughiamo. Voilà, che buon profumo che ha già. Buono. Brava. Poi dalla parte più piccolina, sulla cotenna, facciamogli un buco. Qui è semplice perché dovete infilzare un pochino, ma se già indurito bene bene, ok, e girare con un po' di pazienza, attenzione alle mani. Se fate così ok, dalla parte opposta. Perfetto. Questo è importante perché va dopo attaccato.
E ora passiamo ok, questo è pronto. Passiamo all'affumicatura. Ora questa operazione qui dell'affumicatura è in più, se voi volete, ci sono due passaggi. Uno, metterlo così, certo va messa la concia, va messa la stessa concia che vi dirò dopo, mettete la concia e lo fate, diciamo, ok. Allora, io ho fatto la concia è semplicemente la droga, quella per norcini, in questo caso è droga Torino, o qualsiasi altra droga, sempre per norcini, per mettere nei salami, negli insaccati. Ok, poi ci ho messo pepe e paprika forte. Questa cosa, la concia sta in base al vostro gusto. Io su questa qui l'ho fatta abbastanza semplice e con questo gusto qui. Ma voi dovete cambiare, dovete mettere al gusto vostro, cioè dovete mettere, che ne so, per esempio l'aglio, il rosmarino, la salvia o altre spezie. Ok, questo è una cosa che sta a voi, metteteci della vostra, come dico sempre, della vostra creatività, del vostro, in base al vostro gusto. Ok. Bene, bene sopra, guardate, tutte le parti. Ok. Ci siamo. Ora passiamo all'affumicatura. Ok, mi preparo per l'affumicatura, restate lì. Fatto. Io ho preso una fioriera, siccome questa qui è di plastica, se era di coccio era meglio, ma non l'avevo. Ci ho messo intorno un pochino di coccio, una pentola ho fatto andare prima un pochino la carbonella e ora prendo dei pezzettini di legno, dei pezzettini, in questo caso qui sono ciliegio, ok, metto un pochino di acqua e poi prendo un po' di paglia, guardate, la bagno, l'ho bagnata, ok. Se c'è un po' di fiamma, ok, la spegnete. Ok, poi ci metto il tappo, un bel tappo davanti. Non avete paura, guardate qui, vedete? E se si affumica. Allora, magari sono vicino con la telecamera, non si vede, ma vi garantisco che ok, così deve rimanere almeno 5 ore, 5-6 ore, così magari ogni ora, quando volete, insomma, ci andate ad aggiungere un pezzettino di legno, un pochino di paglia, riavvivate un pochino il fuoco e via. Andiamo a guardare un'altra occhiata, se no sprechiamo tutto sto fumo. Ok, ci aggiorniamo fra un po'. Guardate qui, avete visto? Là. Sono passate 5 ore. Ok, bello rappreso. Okay. Ce lo lascio ancora un altro po', ce lo lascio ancora un'oretta o due. Sono passate 7 ore. Ora cosa faccio? Là. È bello caldo. Buono. Ora cosa faccio? Lo ripongo a casa
e rifaccio la stessa cosa domani. Magari 5-6 ore rifaccio uguale identico. Ok? Ci aggiorniamo dopo. Questo Cocò è qui che mi assiste. Ok, ho tolto, ora vi spiego tutto. Eccoci a noi, dopo 2 giorni di affumicatura. Ho fatto passare 7 ore, riavvivando il fuoco man mano, ogni ora, ogni 2 ore, un'ora e mezza. Ci aggiungevo un pochino di paglia, un pochino di legno e andavo avanti. Poi anche stesso il fatto che stava chiuso, diciamo, quel fumo, quella affumicatura rimaneva dentro. Ho dato anche una bella strinata perché è bella dura, si è mezza cotta. Comunque, la sera l'ho rientrata, la mattina ho rifatto la stessa cosa, per 6-7 ore ho rifatto uguale. Ok? Ora questa qui addirittura io l'ho fatta cuocere bene bene, l'ho fatta affumicare bene bene. Questa qui si potrebbe anche assaggiare ora, così si evita il tempo. Ora non è finita, questa qui devi andare un pochino, almeno una quindicina, una ventina di giorni a, diciamo così, stagionare. Prendo 2 pezzetti di pane caldi, vi faccio vedere. Qui è ancora bella calda perché l'ho levata ora, diciamo, dalla fumicatura. Guardiamo, il pane è caldo. È ancora un po' morbidina, però è affumicatissima. 2 giorni di affumicatura, vedi il potere. E ora io ho fatto l'assaggio, non faccio altro che prendere in questo buchetto, l'assaggio l'ho fatto per voi in favore di camera. Ok, e ora va in cantina, non molto perché ho detto già, questa la vedete è già bella secca, è stata al caldo, è stata una decina, una quindicina di giorni ed è pronto. E qua ci potete fare carbonara matriciana, farla addirittura anche come bacon, la tagliata, affumicata, o se fatte in tutte le maniere. Questa vi potete divertire in tutte le maniere. Se vi è piaciuto questo video mettetemi like, condividetelo per piacere e datemi una mano a crescere. Non lo guardate e basta, segnatevi nel mio canale in maniera che io posso credere in quello che sto facendo, perché così aumentiamo e mi date una mano. Se volete qualche ricetta scrivetemela sotto e guardiamo di farla, qualche ricetta che non ho ancora fatto, però sappiate che ne ho tante in programma. Io e la mia collaboratrice fedele Cocò saluta gli spettatori. Ciao. Ciao 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 ciao.